Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Cosa c'è nel mio telefono? Io ho uno smartphone. Nel mio telefono ci sono molte cose utili e divertenti. Ogni giorno uso il telefono per parlare con gli amici, studiare e ascoltare musica. Adesso descrivo cosa c'è nel mio telefono con parole semplici. Prima di tutto, nel mio telefono c'è la rubrica. Nella rubrica ci sono i nomi e i numeri di telefono di mia famiglia e dei miei amici. Se voglio chiamare mia mamma, apro la rubrica e cerco mamma. Poi tocco il nome e chiamo. Nella rubrica ci sono anche i numeri di mio papà, dei miei nonni e dei miei cugini. Così, se ho un problema, posso sempre chiamare una persona cara. Nel mio telefono c'è l'applicazione Messaggi. Con i messaggi mando SMS ai miei amici. Scrivo frasi corte come ciao, come stai? O ci vediamo alle 5. A volte mando anche emoticon felice o emoticon triste. I miei amici rispondono subito. Leggo i messaggi e rispondo in pochi secondi. Il mio telefono ha anche l'app foto. In foto vedo tutte le immagini che scatto con la fotocamera. Faccio tante foto del cielo, del cibo, dei fiori, dei gatti e dei cani. Ogni foto ha una data e un'ora. Guardare le foto mi fa ricordare i bei momenti, la gita al parco, la festa di compleanno, la vacanza al mare. A volte creo una cartella per le foto della scuola o per le foto della famiglia. Nella cartella video ci sono i video che registro. Registromarmi brevi video di 10 secondi quando vedo un tramonto, un fuoco d'artificio o un amico che ride. I video sono divertenti e posso rivederli tutte le volte che voglio. Quando ho tempo libero, apro i video e li guardo con calma. Nel mio telefono c'è l'orologio con sveglia e cronometro. Metto la sveglia alle 7 di mattina per andare a scuola. Quando suona, mi sveglio e spengo la sveglia con un tocco. Uso il cronometro per giocare a calcio con gli amici. Misuro i tempi delle corse o delle partite. Ho anche l'app fotocamera. Con la fotocamera posso scattare foto o registrare video. C'è la fotocamera frontale per i selfie e la fotocamera posteriore per le foto del mondo. Posso scegliere la modalità normale o il ritratto. Ogni tanto metto uno sfondo sfocato per le foto di amici. Nel mio telefono c'è l'app calendario. Nel calendario segno gli impegni della scuola e gli appuntamenti. Segno il giorno della verifica di matematica, il compleanno di un amico, la festa di famiglia. Ogni mattina guardo il calendario e so cosa devo fare. Quando arriva un giorno importante, il telefono suona e mi avvisa. Nel mio telefono ci sono le app di scuola. Ho un'app per leggere i libri digitali, un'altra per fare esercizi di grammatica e una per ascoltare audio di italiano. Uso queste app ogni giorno per studiare. Posso leggere un capitolo di storia o un brano di lettura. Quando non capisco una parola, tocco e cerco il significato. Ho l'app musica. Con musica ascolto canzoni dei miei cantanti preferiti. Creo una playlist per la scuola, una per lo sport e una per il relax. Metto le cuffie e sento il ritmo. La musica mi dà energia quando faccio la doccia o quando rientro a casa stanco. Nel mio telefono c'è l'app Mappe. Uso Mappe per trovare la strada. Se devo andare in un luogo nuovo, premo indicazioni e seguo le frecce sullo schermo.
Mappe mi dice la distanza, il tempo e il percorso migliore. Posso anche vedere la mappa della città e cercare un negozio o una fermata di autobus. C'è poi l'app Meteo. In Meteo vedo la temperatura, il vento e le previsioni per i prossimi giorni. Se vedo che domani pioverà, porto l'ombrello. Se fa molto caldo, bevo più acqua e scelgo vestiti leggeri. Nel mio telefono ci sono giochi semplici. Ho un gioco di puzzle, un gioco di carte e un gioco di corse. Gioco pochi minuti quando aspetto l'autobus o quando pausa. I giochi sono facili e divertenti. Ho l'app Note. Con Note scrivo piccole liste di cose da fare, compiti di matematica, comprare il pane, chiamare la nonna. Scrivo anche idee per racconti o parole nuove di italiano. Note mi aiuta a ricordare tutto. Il mio telefono ha l'app email. Uso l'email per inviare documenti alla scuola o messaggi agli insegnanti. Scrivo frasi semplici e allego i file. Controllo la posta ogni giorno e rispondo velocemente. Ci sono anche contatti di emergenza. Nella schermata di emergenza ho il numero dei soccorsi e il numero dei miei genitori. Se c'è un problema, posso chiamare velocemente. Infine, nel mio telefono c'è un piccolo assistente vocale. Dico ehi e poi chiedo che ore sono o imposta sveglia per le 6. L'assistente risponde con una voce chiara e gentile. Oltre a tutte le funzioni descritte nella prima parte, nel mio telefono ci sono molte altre app e funzionalità che uso ogni giorno. Ecco altre cose importanti. WhatsApp è un'app per messaggiare e chiamare gratis via internet. Con WhatsApp mando messaggi di testo, foto, video e audio ai miei amici. Posso fare anche chiamate vocali e videochiamate. Quando un amico mi manda un messaggio, il telefono vibra e mostra una notifica. Aprire WhatsApp è facile. Cerco il nome dell'amico nella lista e tocco Chat. Se voglio chiamare, premo l'icona del telefono in alto a destra. Uso WhatsApp per organizzare uscite, studiare insieme e inviare foto divertenti. Instagram è un'app per condividere foto e video. Creo un mio profilo con una foto e una breve descrizione. Scatto foto con la fotocamera del telefono, le modifico con filtri colorati e le pubblico sul mio profilo. I miei amici possono mettere mi piace e lasciare commenti. Posso anche vedere le storie degli altri, piccoli video o foto che durano 24 ore. Instagram mi aiuta a restare in contatto con amici lontani e a scoprire foto di paesaggi, cibo e animali. YouTube è un'app per guardare video di ogni tipo. Apro YouTube e cerco un video con la barra di ricerca. Posso guardare video musicali, tutorial di cucina, lezioni di lingua e video divertenti. Se trovo un canale che mi piace, mi iscrivo per ricevere nuovi video. Posso anche salvare i video per guardarli offline quando non ho internet. YouTube mi aiuta a imparare cose nuove, come disegnare, suonare la chitarra o fare esperimenti di scienze. Facebook Lite è una versione più leggera di Facebook. Con Facebook posso scrivere post, mettere mi piace alle foto degli amici e partecipare a gruppi di interesse. La versione Lite è veloce e occupa poco spazio nel telefono. Uso Facebook soprattutto per vedere le foto di compleanni, feste e eventi. Posso anche ricevere inviti a eventi e rispondere parteciperò o forse. TikTok è un'app per video brevi.
Guardo video di 10-30 secondi con musica e balletti. Posso anche creare i miei video. Registro un ballo o una scenetta, aggiungo musica e testo e pubblico il video. TikTok è molto divertente e veloce. Uso TikTok quando ho pochi minuti liberi e voglio ridere un po'. Oltre a Google Maps, ho un'altra app di mappe. Con questa app cerco bar, negozi, ristoranti e fermate di autobus. Posso vedere la mappa anche senza connessione e scaricare le mappe per usarle offline. La funzione indicazioni mi guida passo passo con la voce e le frecce sullo schermo. Oltre all'app foto, ho un'app di backup che salva le foto in un cloud. Così non perdo le foto se cambio telefono. La galleria mostra tutte le foto in ordine cronologico. Posso creare album per vacanze, famiglia o scuola. È facile trovare le vecchie foto. Il mio telefono è come una piccola scatola magica. Ha tutto quello che mi serve: contatti, messaggi, foto, video, musica, notizie, apprendimento, navigazione e tanto altro. Grazie al telefono posso studiare, comunicare e divertirmi. Ogni giorno scopro nuove app e nuove funzionalità. Uso il telefono con responsabilità e passione. Queste sono le cose principali che ci sono nel mio telefono, presentate con parole semplici e chiare. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.